Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024 e abbiamo la carta dell'eremita. Si parla quindi di un periodo di introspezione, di crescita personale, di diciamo anche ricerca nel passato, ovvero l'eremita crea la sua saggezza proprio grazie alle esperienze che ha fatto nel passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link per le tarot pratiche del 2024 che sono dei pomeriggi per chi sta imparando a leggere i tarocchi e le previsioni per il 2024 ragazzi, sempre tutto in descrizione. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo subito con una bella ruota della fortuna. Tenete presente che queste stese che io chiamo generali possono riguardare sia la famiglia che il lavoro che le amicizie piuttosto che la crescita spirituale. Io cercherò di darvi diciamo l'andamento energetico nel suo complesso e poi farò degli esempi. Sono esempi, ok? Quindi possono risuonare o no. Cercate di insomma essere un pochettino elastici con gli esempi perché molte volte mi chiedono ma è solo quello, non potrebbe essere qualcos'altro? Quindi allora andiamo avanti, partiamo con la ruota della fortuna, un 10 di spade, la carta del mondo, un re di bastoni, un 5 di bastoni, otto di bastoni, re di coppe e asso di denari. Allora, devo dire ragazzi che marzo cambia un po' qualche tipo di situazione. Vi dico, partendo con questa ruota della fortuna c'è come un cambio e c'è anche un 10 di spade, quindi è come se ci fosse o un cambio proprio karmico, ragazzi, o potrebbe essere un cambio di residenza per qualcuno. 8 di bastoni. Diciamo che quando c'è la ruota della fortuna, ragazzi, si parla anche di eventi fortunati, inaspettati. Appunto, è come se la vita dovesse cambiare all'improvviso. Normalmente cambia in meglio, però è la dea bendata, no? La ruota della fortuna, quindi. Abbiamo poi anche questo 10 di spade che mi dice che state comunque concludendo un certo tipo di periodo, di situazione, magari per qualcuno una relazione. Io credo che ci sia la voglia o di riavvicinarsi a qualcuno o di... sì. Se non avete nessuno, può far riferimento al fatto di voler raggiungere un certo tipo di obiettivo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla ruota della fortuna. Abbiamo un fante di coppe e la giustizia. Sembra quasi che sia in arrivo, se non è già arrivata, o è una buona notizia inerente uno sblocco legale, inerente un qualche tipo di contratto, inerente qualche tipo di regolarizzazione. Andiamo a vedere il 10 di spade.
ruota della fortuna nuovamente, 10 di spade nuovamente e la luna, ragazzi. Quindi si ripetono fortemente le energie. Sì, è come se ci fosse un cambio di ciclo, sento, nella prima parte di marzo. Perché qui, ripeto, abbiamo 2 volte la ruota della fortuna, che sono questi cambi improvvisi e comunque positivi. C'è un 10 ci sono 2 10 di spade, quindi è come se ci fosse il termine, ragazzi, di qualche tipo di situazione un po' pesante, sento. Soprattutto se arriva questa giustizia, è come se si concludesse un periodo pesante. Bene. C'è anche la carta della luna, in realtà. Quindi è come se per certi versi sento che è come se aveste avuto un'idea inerente a una situazione, a una relazione, che è ora che tagliate. Cioè le cose cambiano, arriva qualche sblocco burocratico ed è ora di lasciarsi indietro certe questioni che riguardano il passato che vi fanno soffrire. Ritenetele chiuse con questa ruota della giustizia, stavo dicendo, con queste ruote della fortuna e la carta della giustizia, perché sono comunque 3 carte di destino. È come se arrivasse la legge di compensazione, ragazzi. Sapete qual è la legge di compensazione? Tanto mi è stato tolto, tanto mi verrà dato. Andiamo a vedere il mondo. Allora, abbiamo un fante di pentacoli e un 4 di spade. Sì, io sento che molte persone hanno questa voglia di prendere le distanze, di chiudere appunto con il passato, con sì, con quello che è stato, è come se ci fosse questa esigenza di capire di più, di comprendere, di conoscersi anche di più, da cui arriviamo all'eremita. È come se ci fosse qualcuno che ha bisogno di sentirsi completo o di completare, per qualcuno si tratta di completare gli studi. Però è come se aveste bisogno di trasferirvi o comunque di allontanarvi da questa situazione vecchia che avevate. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 9 di pentacoli. Scusate. La sacerdotessa è un 4 di pentacoli. Io credo che questo re di bastoni faccia riferimento al vostro potere personale, cioè c'è stato tutto questo cambio, adesso come muovo la mia energia, come gestisco le mie risorse, cosa voglio fare in un futuro da grande. Le parole sono state cosa voglio fare da grande, quelle che ho sentito, però cosa voglio fare in futuro, ok? Come se non si riuscisse ad avere un'idea ben chiara, perché? Perché probabilmente manca questo senso di completamento di cui parlavamo con il mondo. Andiamo a vedere con il 5 di bastoni. Allora abbiamo un 3 di spade, un 3 di coppe, un 8 di bastoni che aveva già fatto anche capolino prima. Ragazzi, io credo che nella sì, seconda settimana di marzo potreste avere delle discussioni con qualche amico, con qualche collega, potrebbe essere anche con qualche collaboratore, se la giustizia, per esempio, fa riferimento ad un contratto che avete fatto con qualcuno e dal quale secondo me vorreste andarvene. Non lo so. Però con questo 8 di bastoni qui arriva una comunicazione per cui ci sono le discussioni, eh. Andiamo a vedere l'altro. 8 di bastoni. Amanti. E 3 di bastoni. Allora, qui è come se arrivasse questa comunicazione, questa notizia, o magari siete voi a scoprire. Sento più che arriva, però per qualcuno può anche fare riferimento allo scoprire qualche cosa inerente all'altra persona o inerente appunto a una situazione che comunque, diciamo, avendo un 3 di spade, ehm,
avrà il suo impatto questa notizia su di voi, no? Ripeto, potrebbe essere un amico, potrebbe essere un collega o un collaboratore, però ho come la sensazione che ci sia bisogno di chiarire le cose e probabilmente con la carta degli amanti molte persone, ehm, mi verrebbe da dire, ragazzi, che comunicheranno una scelta. Mm. Andiamo a vedere il re di coppe, 6 di spade e asso di spade. E qui abbiamo l'asso di denari. Mm. Allora, la scelta non è detto la scelta degli amanti non è detto che sia necessariamente il lascio indietro tutto questo, perché qui comunque un cambio c'è stato, è come se a febbraio ci fosse stata la chiusura di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo, no? Lo vediamo qua. Da parte vostra sento, e con la carta della giustizia potrebbero anche esserci dei contratti nuovi piuttosto che degli sblocchi burocratici, come vi ho detto prima. Qui vediamo che c'è voglia di avere di più, voglia di sentirsi completi. Probabilmente per qualcuno può far riferimento a un ruolo, può far riferimento al voler studiare di più, al voler... Sento che qualcuno ha bisogno di... come vi posso dire? È questo senso di dipendenza, di attaccamento che vi fa rimanere un po' in dubbio. Attaccamento potrebbe essere nei confronti della situazione, attaccamento nei confronti della persona, però qui ragazzi ho proprio la sensazione che verrà fuori qualche cosa che non è una cosa cioè, importantissima, perché quando c'è il 5 di bastoni normalmente sono discussioni per cose di poco conto, però comunque c'è un 3 di spade, quindi non nego che potrebbe farvi ehm, rimanere un attimo spiazzati questa notizia. Quello che sento qui è che attraverso la comunicazione, attraverso, mi viene da dire proprio l'amore, la comprensione, la compassione, la scelta che si farà, ho come l'idea che sarà di, nonostante le notizie o la notizia che è venuta fuori, di iniziare qualche cosa di concreto, ok? Non c'è comunque la volontà di allontanarsi da questa persona o da questa situazione, c'è solo qualche dubbio, diciamo, tra la prima e la seconda settimana di febbraio, causato da queste discussioni. Potrebbero anche essere semplicemente divergenze di opinioni, eh. Ripeto, quando c'è il 5 di bastoni sono cose di poco conto. Se per caso state partecipando a qualche tipo di concorso, ragazzi, sento che insomma andrà bene. Va bene, andiamo a vedere con Osho che cos'altro hanno da dirvi. Qualche consiglio. La coscienza. Oh, che interessante. È la carta del carro, ragazzi. Qua parlavamo di prendere una decisione, qua si tratta di dare una direzione. In questo mazzo specifico... la coscienza e gli amanti. 2 arcani maggiori su 78 carte che potevano uscire. È come se un po' vi dicessero date una direzione all'amore. O è un po' come se vi dicessero di riprendere contatto con il vostro vero sé. Quando c'è la carta degli amanti si parla anche della scelta per amor proprio ed è un po' quello che sento qui. È come se vi invitassero a togliervi questo velo, se ci fate caso la figura qui, cioè è come se si stesse aprendo un velo e questa appunto dentro dovrebbe essere la coscienza. È un po' come se vi invitassero appunto a togliervi, diciamo, il velo dell'illusione, mi viene da dire, perché qua avete comunque la luna, e di procedere con amore, sia per voi stessi che per gli altri. Cioè, la domanda potrebbe essere, che cosa posso, no, che cosa è in allineamento con entrambe? Che cosa è meglio per il nostro più alto bene? Ok, ragazzi, l'ultimo oracolo, una frase positiva su cui meditare. Sono riconoscente per quello che ho e per tutto ciò che verrà.
Wow, bellissima carta, amici dell'Ariete. Bene, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale o scrivermi una mail. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!